Salve amici, visto che nell'ultimo video ho mostrato un sacchettino con dentro gli asparagi selvatici, stavolta ho pensato bene di fare un video dedicato agli asparagi per parlare un po' dell'asparagi, per spiegare dove si trovano e quando si trovano e per parlare anche delle proprietà incredibili che ha questa pianta. Innanzitutto non bisogna confondere gli asparagi normali con quelli selvatici, anche se sono della stessa famiglia. Chiaramente questi asparagi selvatici non si coltivano perché sono comunque spontanei, anche se devo dire sinceramente a me mi hanno insegnato a cercarli anni fa, molti anni fa, dei signori anziani della zona. Devo dire che gli asparagi selvatici hanno delle proprietà incredibili perché sono diuretici, sono antiossidanti perché c'è la vitamina C, c'è la quercetina che è veramente una cosa potentissima, c'è la vitamina A, c'è la vitamina K e sono ricchissimi di potassio, quindi sono veramente una manna dal cielo per l'essere umano. Allora, essendo una pianta spontanea, l'asparagio è una pianta che si trova veramente dappertutto. Si può trovare nei prati, si può trovare in montagna fino a 1300 metri e si può trovare anche nei giardini. Per esempio io all'interno del mio terreno ho un sacco di asparagine. Chiaramente vi consiglio di controllare la vostra regione quale protocollo imposta per tutte queste piante selvatiche, perché per esempio qua in Toscana ho letto che non ci sono limiti, quindi voi potrete tranquillamente andare nel bosco e prendere quante asparagi volete e fare quelle che volete. È comunque una pianta, una verdura, se si può considerare una verdura, gratis, quindi è una cosa pazzesca se ci pensate. Come per i funghi, anche questa, essendo comunque una cosa che cresce in un determinato periodo, uno deve comunque conoscere i posti. Noi in Toscana siamo molto fortunati perché abbiamo i boschi di cipressi dove ne nascono veramente una quantità industriale. Veramente basta uscire nel bosco verso metà aprile e ne trovi veramente tantissimi, veramente tantissimi. E ora adesso vi faccio vedere come si trovano e come si raccolgono, che è molto importante anche nel rispetto della natura e nel rispetto di chi poi verrà a raccoglierli prossimamente gli anni successivi. Come saprete, in questi giorni, in questi mesi non c'è stata la possibilità di uscire, non c'è stata la possibilità di camminare. Ora ho visto che probabilmente si riaprirà uno spiraglio fra qualche giorno e ci faranno andare a camminare, quindi potrete anche sfruttare questo periodo per andare nel bosco a cercare gli asparagi. Io in questo terreno attualmente sono a circa 300 metri, quindi non troverò degli asparagi grandissimi, di dimensioni veramente grandi, e sicuramente all'interno dell'uliveta è molto più complicato trovarli perché come vedete c'è un po' d'erba alta, si vedono peggio, mentre se voi andate in un bosco di cipressi, come praticamente sono ricoperto intorno alle mie spalle, sarà molto più facile perché ci sarà l'asparagina visibile, perché chiaramente sotto i cipressi è un ambiente acido, non cresce erba, sarete molto molto aiutati da questo e quindi ne troverete un sacco. Allora, questa qui è un'asparagina, come vedete, si riconosce da queste piantine che sono praticamente verdissime, diciamo al tatto quasi spinose. Voi quando notate questa pianta, che sicuramente avrete visto centinaia di volte anche d'estate perché è una pianta che c'è sempre anche d'inverno, fra marzo e giugno, se voi controllate bene intorno alla pianta è possibile che ci nasca un ributto, che è questo, vedete? Questo qui è un asparagio. Allora, come vedete questo è un asparagio selvatico, diciamo la parte che a noi interessa è questa parte finale che si chiama turione, che poi è la parte morbida, la parte che possiamo mangiare, e voi quando dovrete andare a raccoglierla dovrete solamente semplicemente tirare questa parte finale, non tirare tutto il tralcio perché uno, andiamo a ferire la pianta e non ha alcun senso, due, praticamente dovete tener conto che questa specie di tralcio è durissimo, è legnoso, quindi non è praticamente mangiabile. Voi vi dovete prendere questa puntina, vedete? E questa qui è una parte dell'asparagio che noi potremo andare a ripulire e a spezzettare per fare quello che vogliamo.
Io personalmente ho un debole per il risotto con gli asparagi selvatici perché è veramente buonissimo secondo me, e chiaramente essendo molto piccoli non vanno cucinati come gli asparagi normali che vengono bolliti. No, in questo caso possiamo metterli in padella, farci una frittata, farci un risotto, farci la pasta asciutta. Io di solito in questo periodo, oltre agli asparagi, insieme agli asparagi raccolgo sempre anche questo. Vedete? Che è un aglio selvatico. Perché lo raccolgo? Perché il soffritto del risotto lo faccio con gli agli selvatici e gli asparagi. Per cercare questi agli selvatici vedrete ci sono questi fiorellini bianchi che sicuramente veramente ce n'è veramente tantissimi nelle praterie dove ci sono le olivete. Quindi dovete semplicemente trovare sia questi che gli asparagi e poi casomai potremo fare anche un video in futuro per far vedere come si può cucinare un risotto secondo la tradizione antica dei contadini toscani. Allora, bisogna considerare comunque che per fare un piatto con gli asparagi, essendo diciamo verdure molto fini, ne servono abbastanza. Considerate che per fare una frittata ce ne vuole 25-30 e per fare il risotto ce ne vuole almeno una cinquantina. Poi chiaramente dipende dalle dimensioni, perché quello che vi ho fatto vedere io è piccolino, mentre nel bosco, se voi continuate a salire, troverete anche dei ributti veramente spessi e morbidi da tagliare. E poi casomai andremo a fare questo video ricetta dove faremo un risotto, possiamo fare il risotto con l'aglio selvatico e gli asparagi. Questa ricetta me l'hanno insegnata dei contadini che abitavano qui nella zona e che mi piacerebbe farvi vedere. Niente, ci vediamo al prossimo video, vi auguro una buona giornata e grazie